Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. ChatGPT e l'intelligenza artificiale sostituiranno i consulenti finanziari indipendenti? Punto di domanda. Assolutamente no, è la mia risposta. Perché però io penso di no? Allora, intanto cominciamo a dire che io so benissimo di essere di parte, sono un consulente finanziario indipendente. Cosa pensavi che io ti potessi dire? Ma io, ricordati sempre, tu che stai guardando questo video, ricordati sempre, guardami, io divento consulente finanziario indipendente per avere un titolo per dire le cose che penso. Io non ti dico queste cose perché sono un consulente finanziario indipendente, ma perché io penso che siano effettivamente così. Se hai visto altri miei video o vedrai i miei video futuri, ti renderai conto di quanto io sia critico nel momento in cui c'è da essere critico nei confronti di tutto. Quindi dammi la buona fede e ascolta fino alla fine quello che io penso e poi dimmi la tua. Problema numero 1, perché il consulente finanziario indipendente non verrà mai rimpiazzato dal ChatGPT di turno o l'intelligenza artificiale di turno. Problema delle allucinazioni. Ti faccio un esempio pratico. Come funzionano i Learning Language Models, i vari ChatGPT con cui io chatto, con delle informazioni che loro hanno e che loro tentano di interpretare sotto forma delle risposte più probabili. Problema numero 1. Problema numero 2 legato alle allucinazioni. ChatGPT, come tutte le intelligenze artificiali, tenta di darmi ragione. Quindi c'è un problema di fondo legato al fatto che anche l'intelligenza artificiale sbagli, come tutte le persone. Quindi non può venir meno la figura del consulente indipendente, perché come trovi il consulente ignorante, trovi l'intelligenza artificiale ignorante, perché la fonte dei dati potrebbe essere sbagliata, perché l'interpretazione dei dati potrebbe essere sbagliata, quindi non ne usciamo. Ma poi c'è anche un altro problema legato alle allucinazioni, le allucinazioni non causate dall'ignoranza dell'intelligenza artificiale, perché uno pensa, vabbè, la miglioriamo all'infinito. No, le fonti non le puoi migliorare all'infinito, numero 1. Numero 2, però, queste fonti saranno sempre viziate dal discorso interpretativo dell'intelligenza artificiale che si potrebbe sbagliare volontariamente nel tentativo di farmi piacere. Quindi l'intelligenza artificiale è un'azienda che deve monetizzare. Come faccio a monetizzare? Ti tengo dentro la mia applicazione. Per tenermi dentro l'applicazione, che cosa può fare l'azienda? Può darmi ragione, no? Tutto un sistema di incentivi, di feedback positivi continui. Quindi io magari chiedo all'intelligenza artificiale, senti, ma ChatGPT di turno, qual è il migliore investimento che io potrei fare in questo momento? Problema numero 1, mi risponde sulla base di informazioni sbagliate. Problema numero 2, mi risponde sulla base di informazioni che non ha capito. Problema numero 3, mi risponde sulla base di quello che l'intelligenza artificiale pensa che io voglia ricevere come risposta. Quindi se l'IA di turno sa che io sono un appassionato di metalli preziosi, mi dirà: Luca, ma certo, il modo migliore che tu hai per investire oggi è l'oro, compra 100% di oro. Perché? Perché mi deve dare ragione, perché almeno io sto dentro l'app e continuo a chiedergli, eccetera, eccetera. Un'app invece che mi dà contro continuamente è un'app che io comincio a odiare, un po' come tanti odiano il consulente indipendente che gli dice effettivamente le cose come stanno. Io ho persone che sono, questo dell'oro è un esempio pratico, estremamente appassionate di oro, però se gli vai a dire guarda, non è normale tenere 100.000 euro di oro in casa, si arrabbiano. Ovviamente poi uno ci può provare a portarle sulla retta via, ma queste persone, se rimangono, diciamo, ancorate, adesso bias cognitivo dell'anchoring, potremmo dire tante cose, no? Finanza, psicologia, un sacco di cose, ma chiudiamo velocemente l'argomento. Rimangono ancorate su questo problema, cosa fanno? Devono proteggersi, altrimenti la loro testa va in frantumi, cioè è un pensiero che il cervello deve difendere. Quindi cosa fa l'intelligenza artificiale? Gioca su questo, io ti voglio tenere come utente, perché? Perché io monetizzo se tu stai dentro, non se tu segui i miei consigli di investimento e fai i soldi. Quindi tutta l'intelligenza artificiale sarà sempre viziata da questo problema, che attenzione, non dico che non si può risolvere, lo risolveranno e come, un giorno lo risolveranno anche completamente. L'intelligenza artificiale userà tutte le informazioni presenti in questo mondo e saranno aggiornate all'ultimo secondo, quindi non ci saranno errori, diciamo, materiali, e poi sarà abbastanza intelligente, avrà una potenza di calcolo tale da non sbagliare mai. Ecco, l'intelligenza artificiale ti potrà dire effettivamente al secondo qual è l'investimento migliore, ma attenzione, rimarrà sempre il problema numero 2 dei due grandi problemi che ti ho anticipato, che è quello legato all'interesse. Non nel senso l'interesse che io maturo sul capitale, ma l'interesse che ha l'azienda, come dicevamo prima, le IA, ChatGPT, sono tutte aziende, che ha l'azienda nel suggerirti o meno una cosa piuttosto che l'altra. Quindi eccoci qua che arriviamo a un problema che sarà sempre irrisolvibile. Fra
50 anni magari il primo lo risolviamo, ma questo no, questo non lo risolviamo e non potrà far altro che aggravarsi. Il problema del conflitto di interessi, quindi ecco che esiste la figura del consulente finanziario indipendente che per legge non ha conflitto di interesse, non è una questione di pagare a parcella, il pagamento in fee only, in parcella, non elimina il conflitto di interesse. Il conflitto di interesse te lo garantisce solamente il fatto che ci sia una legge, quindi se tu violi il tuo requisito di indipendenza ovviamente ti cala la mannaia della giustizia e quindi vedi che righi dritto. Quindi in maniera analoga ChatGPT non potrà mai essere un consulente indipendente. Perché? Perché prenderà i soldi non esclusivamente da te o tu potresti non avere mai la sicurezza che i soldi tu effettivamente li stia dando solamente al ChatGPT di turno. Faccio un esempio perché dobbiamo un attimo capirci. Io penso sempre alla figura del promotore bancario che oggi lavora in fee only e si spaccia per consulente indipendente. Lo può fare impunito perché la definizione legale di consulente finanziario indipendente in verità è consulente finanziario autonomo. Quindi, fatta la legge, trovato l'inganno, no? Tutti ci chiamano indipendenti, però la legge l'hanno fatta con il termine autonomo. Quindi il promotore può chiamarsi consulente indipendente. Perché? Perché lavora in fee only, perché lo paghi solo tu. Quindi associa lo stesso meccanismo di retribuzione al fatto di essere indipendente, senza però esserlo legalmente. Però di fatto, insomma, uno può dire sì, io sono indipendente per questo motivo. Questo stesso problema si applicherà con l'intelligenza artificiale perché l'azienda deve monetizzare. Quindi quello che tu ricevi è un consiglio di un'intelligenza artificiale anche perfetta magari, ma che sarà sempre viziato dal rischio di un conflitto di interesse probabile e potenziale. Io non mi permetto mai di dire che vai dal promotore, vai dall'intelligenza artificiale, sicuro hai conflitto di interesse. Non posso dirlo, perché? Perché non lo so, dipende dal caso. Quindi finché uno è condannato, diciamo, in tribunale, tu non puoi dire che c'è stato un conflitto di interesse o che è stato fatto qualcosa di illegale o è stato fatto qualcosa di non etico a parer mio, però non era illegale, quindi Luca, che cosa vuoi lamentarti? Però ricordiamoci sempre di questa cosa, quindi ChatGPT, intelligenze artificiali varie, anche quando un domani saranno perfette, saranno comunque viziate da questo problema. Perché? Perché l'intelligenza artificiale mi deve suggerire un prodotto, un portafoglio piuttosto che un altro, quando non sono io che la sto pagando. Chi gliel'ha detto di suggerirlo? Chi ha manipolato l'algoritmo? Chi ha pagato l'algoritmo? Chi ha pagato per avere magari l'inserzione pubblicitaria? Perché magari mi uscirà, sì, guarda Luca, compra i diamanti, sono la cosa migliore per te, ma è un'inserzione pubblicitaria. Quindi finché non si può garantire una indipendenza, ecco, garantita per legge, tu non puoi affidarti assolutamente a ChatGPT e alle intelligenze artificiali, anche quando fra 50 anni, 10 anni, quando vuoi, diventeranno bravissime nel fare il lavoro del consulente indipendente, perché il conflitto di interesse potenziale, probabile, non verrà mai meno. L'unica figura con cui questa cosa viene completamente meno è una figura che è soggetta a obblighi di legge e vigilanza, come la figura del consulente finanziario indipendente. Quindi questo è, diciamo, questi sono i miei 2 cents, no? Come si suol dire, my 2 cents in americano, in inglese. Se non sei d'accordo, fammelo sapere, perché io sono qua non per comunicare al mondo questa cosa, fine, questa è la verità assoluta. Io sono qua per trovare qualcuno, spero di trovare in 60 milioni di italiani qualcuno che mi dica Luca, non è vero, perché? Quindi fammi sapere cosa ne pensi, se sei d'accordo. Se non sei d'accordo, ti prego, ripeto, lasciami un commento e parliamone, perché sono molto, molto curioso, molto interessato a capire il perché io non abbia ragione. Secondo me questa è una cosa che non avrà mai una soluzione e infatti c'è voluta la legge, c'è voluta l'Europa per dire all'Italia ragazzi, qua c'è un problema di conflitto di interesse, vediamo di risolverlo. Io ti ringrazio, come al solito lascia un like, commenta, iscriviti, se fai anche solo una di queste cose io ti ringrazio tantissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!